traccia di Dark Matter Energy! È la quarta nave da guerra Dead Shadow! È l'Arcadia! Buongiorno viaggiatori, bentornati al freddo. Stamattina c'è il sole, ma va che boia, quindi è meglio che almeno il riscaldatore lo accendiamo. Allora, siamo di nuovo al disastro di ieri con un grosso passo avanti. Abbiamo già recuperato i bus bar e qua di nuovo grazie a Davide che mi ha scartavetrato l'impossibile di roba e sto preparando le tracce per andare a fare il foro in modo da deviare da dove c'era l'alloggiamento batteria servizi motore all'interno del nostro nuovo vano tecnico. Quindi ho già preparato i cavi che vedete, questo blu e questo nero, che dovranno partire da questo vano. Faremo i fori adesso qua, qui ho vedete già la mecca da legno, entreremo da questa parte e prepariamo di fatto, ragazzi, i collegamenti che serviranno dopo per quanto riguarda il DC2DC. Monteremo l'Orion quando siamo messi così a lavorare. Ora sta cominciando ad arrivare anche parecchia roba perché chiaramente ho dovuto ordinare, quindi lo staccabatterie e via discorrendo. Cerchiamo adesso, bando alle ciance, di metterci avanti, fare il passaggio dei cavi, fare il primo collegamento, vediamo almeno di accendere il riscaldatore. Al lavoro. Fatta la prima botta sono già molto soddisfatto. Siamo già entrati, diciamo, da il vano della batteria, come vedete, da qui e qui, e siamo già con diciamo massa e più della batteria motore per quando dovremo collegare il DC2DC, e abbiamo già portato all'interno anche i due più che mi portano poi corrente alla parte alta della centralina. Qui ho il più e meno del mio riscaldatorino cinese, quindi adesso facciamo, diciamo, una prima posa al volo. Vado a prendere stacca batteria e i bus bar, cerchiamo di dare più o meno un'idea. La cosa difficile, ragazzi, in questi momenti è se non hai tutto il materiale. A me manca l'inverter, il DC2DC, mi manca il caricabatterie, mi mancano alcune cose, quindi mi devo un attimo immaginare le loro dimensioni per cercare di allocarle al meglio in quello che sarà il mio vano tecnico. La cosa migliore, penso che lo immaginate, è avere tutto, cercare una buona disposizione, fare seguire il cablaggio, dopodiché vai avanti. In questo caso io purtroppo vado avanti pezzo per pezzo, anche perché qui non siamo alla non lo so che cacchio di garage che hanno miliardi di soldi. Qui per fortuna che c'è un sacco di gente che ci porta del materiale, quindi andiamo avanti un po' alla volta. Vado a prendere il materiale. Cominciamo a posizionare i primi pezzi, vi faccio vedere. Stacca batterie che regge fino a 250 amp, quindi siamo comodi, derivazione nautica. I due bus bar, quindi il bus bar del più, il bus bar del meno. Se non sto facendo male i conti, dovrei riuscire in questa zona a mettere il DC2DC, e appena mi arriva il caricabatterie, quello rete 220, ho preso un caricabatterie non tanto economico, costava una cinquantina di euro, eroga 10 amp, più che sufficienti per quelle rare volte che ci si collega alla 220, quindi proprio di più non volevo spendere, e lo dovremmo riuscire a mettere lungo qui. Perfetto, a questo punto noi dovremo riuscire con un altro foro da questa parte, faremo poi passare i cavi grossi, quelli ci vorranno dei 35 mmq, per andare poi a collegare l'inverter che rimarrà in questa parte. Da questa parte di fatto, ragazzi, non dovremmo avere più nient'altro, manca solo il regolatore dei pannelli, che o lo rimettiamo su per fare poi la calata oppure lo mettiamo giù. Adesso vediamo, ma quello per fortuna ha un, diciamo, un peso a livello di dimensioni veramente piccolo. Ora provo di incollare intanto i due bus bar, così l'ITAC fa il suo dovere e si incolla. Mi procuro le tratte da 35 con i vari terminali e soprattutto devo inventarmi qualcosa inerente agli staccabatterie. Ho una mezza idea perché c'è qualcosa di carino in giro, ma tenete conto che sulla batteria ci saranno due collegamenti, uno per l'impianto e uno diretto all'inverter, perché chiaramente ha bisogno di tutta la corrente possibile con i cavi il più velocemente possibile. Qui ho lasciato, vedete, questo spazio qua perché qui andrà lo shunt del battery monitor, che anche quello chiaramente è in arrivo. Ok, cominciamo a fare qualche piccolo collegamento, ci guardiamo.
bottarella fatta. Allora, vi spiego ragazzi quello che abbiamo combinato fino adesso. Come avete visto sono uscito meno diretto al bus bar, ho lasciato il cavo lungo perché qui poi, vi ricordate, ci andrà lo shunt, lo spiegherò quando vi arriva. Qui abbiamo il più diretto sullo staccabatterie bus bar, anche in questo caso manca il fusibilione da 50 A, chiaramente appena arriverà. Dal momento che tutta questa cosa che abbiamo fatto è la base del nostro impianto, ma soprattutto per riuscire a lavorare al caldo. Vedete, questo fusibile c'è un fusibile da 10 A e questa è la tratta del nostro riscaldatorino. Ora, in diretta, allora, rifacciamo proprio tutto da capo, quindi diamo corrente con il bus bar. Attiviamo la nostra batteria, che una volta attivata resta attiva, e finalmente, ragazzi, il nostro riscaldatorino è pronto per funzionare. Questo vuol dire che domattina si lavora al caldo e sono particolarmente felicione. Ogni tratta che noi facciamo, anche se è un lavoro passo passo, mi raccomando ragazzi, sempre in protezione. Infatti vedete che io ho subito interposto il fusibilino da 10 A perché al momento è l'unico carico. Lavorando domani al caldo finalmente riusciamo a fare una cosa fondamentale, ve la spiego. Dobbiamo, si dice in gergo così, battezzare i cavi, cioè tutto sto cavettone qua, noi dobbiamo andare a identificare qual è il più della pompa, qual è il meno della pompa, qual è il più del frigo, qual è il meno del frigo, qual è il più del generale, il meno del generale, via discorrendo. Quindi dovremo battezzare l'impianto. Alimentiamo leggermente, non posso sventrare tutto il camper per andare a vedere dove vanno i cavi. Chiaramente in questo caso ognuno ha una sua colorazione, quindi andremo semplicemente a verificarli e piano piano attaccare anche la pulsantiera. Bello, oggi pochi chiacchiere, tanto lavoro, però sono già contento perché comincia a prendere forma il nostro quadrone elettrico. Ora speriamo che arrivino i componenti che ci mancano, perché ci manca chiaramente il caricabatterie e tante altre cose. C'è tanta roba. Ragazzi, vado a montare tutto. A domani!